Allora, ho segnalato a Carpurride alcuni difetti di funzionamento che avevo già evidenziato anche nei video precedenti e mi hanno mandato un nuovo firmware da installare su una scheda che ho fatto fatica quasi a trovare. Comunque serve una micro SD, vediamo se riesco a farvi vedere, da 32 giga massimi, con il taglio consigliato è comunque quello da 32, formattata in FAT32 e diciamo vediamo un attimino anche come funziona, perché per fare il caricamento, a differenza di quanto invece succede con altri modelli, qui è necessario proprio, invece non esiste, ecco, un aggiornamento, o almeno ad oggi non c'è, per cui è necessario, diciamo, eseguire un aggiornamento non, come si può dire, tramite scheda di memoria, quindi non è previsto un aggiornamento over the air, per cui tramite wifi. Comunque vediamo se riusciamo a fare l'installazione. Ecco, lo slot non è proprio dei più comodi, non ho ben capito se va sopra e sotto. Lo slot è molto più largo rispetto ok, scheda di memoria installata. Proviamo ad installare adesso l'aggiornamento. Allora, installiamo l'unità, dopodiché accendiamo e vediamo se parte. Dovrebbe partire in automatico riconoscendo il file. Poi se avete dubbi o vi serve il file fatemelo sapere, cercherò di recuperarlo velocemente. Vediamo se succede qualcosa oppure no. Dovrebbe partire in automatico, ma in realtà a quanto pare non ne vuole sapere. Vediamo se riparte. Ho cambiato la scheda di memoria. In teoria dovrebbe partire in automatico l'aggiornamento. Allora proviamo un altro metodo per l'aggiornamento. Quindi Carpurride inserito, lo slot diciamo aperto per inserire la scheda SD, dopodiché come si dice, la scheda SD non inserita. A questo punto aspettiamo un attimo, dopodiché andiamo ad inserire la scheda SD. Ok, a questo punto parte l'aggiornamento, meglio dovrebbe partire l'aggiornamento. Ecco, rispetto a tutti i sistemi over the air questo è sicuramente il più scomodo mai provato, anche non basta inserire la scheda SD, ma bisogna assolutamente farlo partire senza scheda SD, dopodiché inserirla, e non è un'operazione semplicissima, per cui diciamo richiede o delle unghie lunghe o comunque una certa pazienza. Vediamo cosa succede. Questa è una versione del 27/12/2024, quindi diciamo sicuramente ultima, e vediamo. A questo punto bisogna spegnere l'unità, andare a rimuovere la scheda, rimossa la scheda micro SD, coperti gli slot, e a questo punto proviamo a riaccendere. Allora, così all'apparenza non è cambiato nulla. Abbiamo una grafica diversa per quanto riguarda la moto, e anche qui adesso, poi se vi interessa, mi sono fatto, diciamo, ho chiesto su come fare per poterlo aggiornare. Però torniamo indietro un secondo, andiamo a rivedere nelle info, no, andiamo qui nei settings, versione del sistema. Ok, questa è la nuova versione di firmware.
Va bene, anche qui è attivo, Bluetooth è attivo, non ci interessa. Le modalità sono sempre le stesse. Va bene. Allora ricolleghiamo il tutto, andiamo su Android Auto. Ed ecco, finalmente è ritornato l'Android Auto. Vediamo se funziona ancora qui a livello di menu. Va bene, direi che ci siamo tutto sommato. Adesso vediamo nei prossimi giorni di provarla, se il tempo migliora e via. Per il momento è tutto, vi invito a lasciare un like al video se vi è piaciuto e vi è stato utile e ad iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto. Sicuramente è una cosa gradita, è un piccolo gesto. Vi ricordo sempre che c'è il coupon sconto del 30%, lo trovate in descrizione, che abbassa notevolmente il prezzo del prodotto. Diciamo che va in aggiunta tra l'altro a promozioni già esistenti, per cui potrebbe essere sicuramente una buona soluzione. Va bene, per il momento è tutto, grazie e alla prossima.